Cosa hanno in comune Mao Zedong, il generale von Guyenjap, Ernesto Che Guevara, la scuola militare francese e l'Islam sunnita? Fino a quando ho elencato i primi tre, voi avreste detto, l'ideologia socialista e la dottrina di guerriglia, e avreste avuto ragione. Ma sommando anche il resto, avreste ottenuto un solo personaggio storico, un personaggio che ha lasciato il suo segno in una terra tanto bella quanto martoriata, in una terra che non vuole conoscere un padrone, una terra difficile, aspra, dura, come l'Afghanistan. Questo nostro protagonista di oggi era un militare, ma era anche un fine letterato, un poeta, era un politico, era un pensatore, era un filosofo, era tante cose messe assieme. E dietro di sé ha lasciato una nome riconosciuta, una famiglia rispettata, una memoria che durerà nel tempo. Oggi parliamo del leone del Panjshir. Oggi parliamo di Ahmad Shah Massoud, un uomo che ha dedicato la sua vita a un'utopia, il sogno di un Afghanistan libero, indipendente e democratico, un sogno che purtroppo lui non ha potuto realizzare. La nostra storia si apre il 9 settembre del 2001. È una data non indifferente. Mancano 2 giorni all'attacco di Al-Qaeda sul suolo americano e non è appunto una data casuale. Il 9 settembre del 2001, 2 personaggi giunti nella valle del Panjshir poco tempo prima minacciano di andare via. Si sono accreditati come giornalisti e hanno chiesto con insistenza di poter intervistare proprio lui, Ahmad Shah Massoud, il leone del Panjshir, l'uomo che si sta opponendo da diversi anni al dominio dei talebani, degli ex studenti islamici che, foraggiati dal Pakistan, protetti dall'ISI, il servizio segreto pakistano, hanno preso il controllo di gran parte dell'Afghanistan. Massoud è un oppositore, Massoud è un tagiko, originario proprio del Panjshir, che ha combattuto contro i comunisti afghani, contro i sovietici, ha combattuto la guerra civile negli anni 90 ed è un capo rispettato. Massoud, oltretutto, viene visto da quasi tutti gli oppositori dei talebani come l'unico vero leader, non solo militare, capace di opporsi allo strapotere degli talebani stessi. Quei 2 giornalisti hanno già intervistato un paio di personaggi. Uno è Burhanuddin Rabbani, l'ex maestro di Massoud. Massoud era nato nel 1953 nel Panjshir, figlio di un alto ufficiale della polizia afghana durante il regno dell'Afghanistan. Con la famiglia si era spostato a Kabul e lì aveva studiato alla scuola francese. Proprio la scuola francese, Massoud aveva avuto la possibilità di esplorare nuove conoscenze, di iscriversi al Politecnico, facoltà di architettura, abbandonato poi per passare alla scuola militare. E nello stesso periodo Massoud si era anche unito all'Unione degli Studenti Islamici, un'organizzazione proprio creata da Burhanuddin Rabbani, un professore universitario che teorizzava la necessità di abbattere il vecchio Stato, ovviamente reale, per creare una repubblica democratica di stampo islamico moderato. Quelle teorie avevano fatto breccia in Massoud, che però, compiuti i 22 anni, era stato costretto a scappare, perché non c'era solo Rabbani in Afghanistan. In quel periodo, 1975, dopo la detronizzazione del vecchio re, altri futuri signori della guerra avevano fatto capolino lungo la tormentata storia dell'Afghanistan. Massoud si era dovuto confrontare con avversari, compresi i pakistani e soprattutto le spie pakistane, che lo avevano identificato immediatamente come un nemico. Il nemico di Gulbuddin Hekmatyar, il primo cavallo scelto dai pakistani per guidare a nome loro l'Afghanistan. Hekmatyar, anche lui inizialmente un allievo di Rabbani, aveva identificato in Massoud il proprio principale nemico e aveva chiesto che venisse fatto fuori. Per questo motivo nel 75 Massoud era scappato prima da Kabul, rifugiandosi nel Panjshir paterno, e poi direttamente in Pakistan, a Peshawar. Lì, protetto da Rabbani e dalla struttura degli studenti islamici moderati, aveva iniziato a studiare le teorie di Mao, le tattiche di guerriglia di von Guyenjap, gli scritti, compresi quelli dell'altopiano, di Ernesto Che Guevara. In più, Massoud aveva anche iniziato a studiare le tattiche sovietiche, perché, lo sanno tutti, l'Afghanistan, nella sua storia, è sempre stato conteso tra la Russia zarista, poi l'Unione Sovietica da un lato, e gli inglesi dall'altro.
ma l'Afghanistan è rimasto sempre orgogliosamente indipendente, restio a farsi sottomettere da qualunque dominio straniero. Quando il Partito Comunista Afghano aveva preso il potere eliminando il governo democratico di Daoud, Ahmad Shah Massoud aveva compiuto una scelta, quella di tornare a casa nel Pashir per organizzare una prima resistenza, una resistenza che sarebbe stata necessaria una volta che i sovietici nel 1979 decisero di intervenire direttamente, eliminando Taraki, il capo del Partito Popolare Afghano, per insediare un loro fantoccio, Babrak Karmal. L'occupazione sovietica dell'Afghanistan, 8 anni di durissima guerra, avrebbe visto Massoud in prima linea, impegnato a organizzare le forze di resistenza in tutto il paese, con una tattica dura ma efficace. Ai suoi uomini Massoud insegnava che non era importante soffermarsi a rimpiangere il terreno perso, era molto più importante restare organizzati e riuscire a portare avanti una guerra asimmetrica, con tante punture di spillo, togliendo la sicurezza al nemico, colpendo le sue linee di rifornimento. Massoud era stato un capo riconosciuto in quegli anni di guerra molto difficile e essere diventato un capo era stato utile a lui stesso per diventare una voce ascoltata all'interno dell'Afghanistan. I suoi mujahideen, che tendevano imboscate ai convogli sovietici al passo di Salang, erano diventati una forza d'élite capace di impensierire gli stessi sovietici costretti a spostare di volta in volta le brigate per dargli la caccia. Ma Massoud era inafferrabile. Anche i tentativi di assassinio, perché ancora una volta era finito nel mirino dei suoi avversari, erano terminati un nulla di fatto. Di volta in volta Massoud si era dimostrato più scaltro, più rapido, più veloce, capace di anticipare le mosse avversarie. E quando alla fine i sovietici erano stati costretti ad abbandonare il paese, in quello che era stato il loro Vietnam, ecco che Massoud era stato visto da alcuni capi dei Mujahideen come il leader futuro, ma Massoud non aveva voglia di diventare presidente o capo dell'Afghanistan. Credeva in Rabbani, colui che gli aveva insegnato molto a livello di politica e che doveva essere, nelle intenzioni iniziali, il nuovo presidente di un Afghanistan unito, libero e democratico. Purtroppo per Massoud, la fine della guerra contro i sovietici fu solo l'inizio di un'altra guerra, quella civile, scoppiata all'inizio degli anni 90, mentre Massoud era tornato a Kabul con l'incarico di ministro della difesa dell'Afghanistan. Massoud in quella occasione, in quel frangente, si era accorto che un conto era lottare contro un invasore straniero, ben altra cosa, dover combattere una guerra fratricida, in cui non ci si poteva più fidare di nessuno. Hekmatyar era il primo nemico, un uomo assetato di potere. Quando poi i pakistani avevano scaricato Hekmatyar per puntare sulla nuova forza, quella dei talebani, si era visto come Massoud fosse stato costretto a ritirarsi sempre di più, abbandonare Kabul, tornare nel Panjshir, quella valle lunga e stretta, inespugnabile, e sua roccaforte personale, mentre i talebani imperversavano in quasi tutto il resto del paese, applicando le loro regole anacronistiche, distruggendo tutto ciò che incontravano e che poteva risultare offensivo nei confronti della loro dottrina. Massoud continuava a rivolgersi all'Occidente, chiedendo appoggio, chiedendo aiuto, perché Massoud, memore dei suoi studi francesi, aveva sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti di quell'Occidente che durante la guerra contro i sovietici lo aveva armato, gli aveva fornito di tutto il possibile, compresi dei commandos dello Special Airborne Service britannico, che aveva addestrato i suoi uomini. Ma Massoud sarebbe stato deluso. L'Occidente aveva altro a cui pensare, aveva voltato le spalle all'Afghanistan. Forse rassicurato dal presunto controllo esercitato dall'ISI pakistano sui talebani, l'Occidente aveva fatto finta di non vedere ciò che avveniva in Afghanistan. Aveva finto di non vedere le distruzioni culturali come quelle degli statue di Buddha di Bamiyan, oppure aveva finto di non vedere che i talebani finanziavano le loro attività di guerra con il traffico di droga, col traffico doppio. L'Occidente aveva voltato le spalle a Massoud, ma Massoud continuava a combattere ugualmente, continuava a insegnare ai giovani del suo clan, alla sua gente, ai tagiki,
che sarebbe arrivato un giorno di riscossa per tutto l'Afghanistan. Il suo esempio, l'esempio pratico, compreso anche le poesie da lui scritte, compresi i trattati da lui scritti, anche le sue strategie basate sulle opere di Mao e del Che, oltre che del generale Giap, sarebbero entrati nei manuali di storia, ma non era abbastanza per mettere al riparo Ahmad Shah Massoud dall'ultima decisiva prova, quella marchiata dall'Al-Qaeda di Osama Bin Laden. Bin Laden che aveva bisogno di rendere inespugnabile, inattaccabile la sua posizione in Afghanistan. Bin Laden che aveva già preparato i piani per gli assalti all'11 settembre e aveva necessità di avere un'assicurazione sulla vita, un'assicurazione che solo i talebani avrebbero potuto dargli. E i talebani avevano un solo nemico in quel momento, Ahmad Shah Massoud. Per questo motivo, pur non consultando i suoi padroni di casa, Bin Laden aveva organizzato da tempo l'assassinio del leone del Panjshir. Ci aveva già provato, mandando degli emissari che erano stati o respinti o uccisi, fino a quando uno dei suoi uomini, un sedicente emiro, un tunisino, aveva reclutato altri 2 tunisini in Europa, a Bruxelles, dotati di documenti rubati e falsificati che li attestavano come giornalisti marocchini, belgi, residenti a Molenbeek. I 2 erano stati addestrati per tutta l'estate del 2000 e poi anche del 2001 in un campo di Al-Qaeda in Afghanistan. Lo stesso Ayman al-Zawahiri, il braccio destro di Bin Laden, si era occupato di fabbricare le false credenziali per far entrare quei 2 finti giornalisti nel Panjshir, con la scusa di effettuare delle video interviste per un futuro documentario sull'opposizione ai talebani. Le finte credenziali erano alla fine arrivate nel Panjshir e avevano portato i 2 attentatori a intervistare prima Burhanuddin Rabbani e poi Abdul Rasul Sayyaf. Arrivati nella capitale del Panjshir, a Kfayeh Bouauddin, i 2 presunti giornalisti avevano insistito per incontrare Massoud, ma la prima richiesta di un'intervista, l'8 settembre 2001, era stata respinta. Un collaboratore di Massoud ancora oggi ricorda che quei 2 giornalisti erano estremamente preoccupati di non riuscire a intervistare il leone e prima della fine dell'8 settembre 2001 avevano minacciato di andarsene subito, concludendo il loro servizio in maniera estremamente critica, per non dire negativa, nel caso in cui non gli fosse stato permesso di conoscere Massoud. Di fronte a quell'insistenza, ma anche confortati dal fatto che l'intervista a Rabbani fosse andata bene, alla fine gli uomini di Massoud avevano ceduto e avevano organizzato per la mattina del 9 settembre 2001 quella famosa intervista. I 2 magrebini si erano recati all'interno della residenza di Massoud, avevano montato la videocamera comprata in Francia ma risultata in realtà rubata e manomessa e si erano posizionati per l'intervista. Nemmeno il tempo di iniziare e una doppia esplosione aveva investito uno dei 2 attentatori, morto sul colpo, e il resto delle persone della stanza, l'altro attentatore, Massoud, e membri del suo clan. Le condizioni di Massoud appaiono effettivamente gravi. Sin da subito si decide di caricarlo su un elicottero per portarlo nel vicino Tagikistan, verso un ospedale, affinché venga operato, ma le condizioni sono troppo gravi e Massoud muore durante il trasporto in volo. Quanto al secondo attentatore, riconosciuto come Daman Abd al-Sattar, marito di una delle prime donne della Jihad, Malika El Arud, viene catturato, imprigionato, tenta di scappare, durante la fuga viene ucciso a fucilate. Neanche 2 giorni dopo, tra New York e Washington, si compiono gli attacchi terroristici di Al-Qaeda. La notizia della morte di Massoud, che era stata battuta velocemente dalla BBC e da France Press, già la mattina del 10 settembre del 2001, era passata quasi in sordina nell'opinione pubblica occidentale. Molti ricordavano Massoud, ma nessuno gli attribuiva quell'importanza che in realtà davvero aveva. Solo dopo l'11 settembre, dopo gli attacchi terroristici, era emersa tutta la verità. Era emerso tutto il piano diabolico di Bin Laden: uccidere l'unico nemico presente in patria dei suoi padroni di casa, dei talebani, affinché i talebani si sentissero in debito nei confronti di Bin Laden e lo proteggessero nei confronti degli americani, dopo che Bin Laden avrebbe scatenato la sua privatissima guerra contro gli Stati Uniti. Era questo il piano diabolico, un piano che alla fine ha portato alla distruzione di Al-Qaeda, alla morte dei suoi capi e per alcuni anni alla cacciata dei talebani, che poi sono tornati nel 2021. Ma una cosa va detta:
Il santuario di Massoud, la sua tomba monumentale, non è stato toccato. Le sue spoglie riposano nella sua valle del Panjshir, osservando l'andamento delle montagne, senza che nessuno abbia mai anche solo pensato di cambiare qualcosa, figurarsi di demolire quel memoriale. E sapete perché? Perché Massoud ha lasciato dietro di sé non solo una numerosa famiglia, compreso il figlio che ne ha preso l'eredità come capo politico e militare. Ha lasciato dietro di sé una memoria potente di un combattente vero, leale, rispettoso. Persino gli ex comandanti sovietici, molti anni dopo, si sono recati nel Panjshir a rendere omaggio alla tomba di Ahmad Shah Massoud. Questo dice tutto sulla personalità del leone del Panjshir, un uomo che amava la sua terra, che sognava in grande per la sua terra e che ha fatto di tutto il possibile per cambiare un destino che sembrava scritto e ineluttabile, quel destino che si è manifestato nel suo caso attraverso l'opera di 2 attentatori suicidi. Ma per quanto si possa ripensare all'assurdità di Al-Qaeda, alla mente criminale di Bin Laden, nulla cancellerà mai la memoria del leone del Panjshir, Ahmad Shah Massoud, l'eroe dell'Afghanistan, l'uomo che ha combattuto per gran parte della sua vita, dai 19 anni in poi, tante battaglie, senza arrendersi mai e diventando, bene o male, un simbolo di lealtà, di ostinazione e di libertà.